Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti la prima volta. Se è la prima volta non perdete l'occasione di registrare il mio canale. Se non l'avete ancora fatto, forza con il ditino, tanto è gratis e per me è l'unico premio che ho. Vi sto portando dei bellissimi video, spero vi piacciono. Dove siamo? Canazei, partiamo dal centro di Canazei. Oggi andremo a fare una bellissima gita, spero vi piaccia. Come dico sempre, se avete domande o altro chiedete nei commenti, rispondo sempre a tutti. Stiamo partendo dalla splendida Canazei in Val di Fassa ragazzi, posto meraviglioso dove stare in relax, da soli, in compagnia, con la famiglia, con i bambini, in pensione, come volete, va bene per tutte le età. Qui c'è un bellissimo clima, un fresco meraviglioso, anche se quest'anno, come sto dicendo nei video, c'era qualche grado in più e si sentiva. Guardate che bella che è Canazei, sempre curatissima. Qui siamo all'incrocio del centro, ho fatto un giro un attimino più lungo per farvela rivedere. Sul canale trovate tantissimi video della Val di Fassa, quindi mi raccomando iscrivetevi e guardate le playlist, sicuramente troverete qualche gita interessante da fare, tipo il Corradello, il Gardeccio e tanti altri posti. Ma oggi dove andiamo, come scrivo nel titolo, a vedere le cascate e cosa? Le marmotte ragazzi, vicino a Canazei, a 10 minuti di macchina. Adesso vi farò vedere la strada, la facciamo insieme, saliremo e scenderemo a Canazei, andremo a vedere prima le cascate e poi delle meravigliose marmotte. Eh sì, quest'anno cambiamo, vi faccio vedere qualcosa di diverso. Come dicevo prima, ci troviamo all'interno di Canazei, chiaramente ci sono un po' di macchine, è pieno di turisti, ma si sta veramente tranquilli perché il posto offre tantissime cose. Qua vediamo i nostri bellissimi hotel, le case in stile tipico dell'Alto Adige, del Trentino. Guardate che belle, con tutti i fiori, sono veramente curatissime, sono speciali. Fatemi sapere nei commenti se siete già stati in valle, se volete andarci, e io ve la consiglio assolutamente. Guardate che bella che è unica, ci sono dei panorami meravigliosi, tantissime gite da fare per tutte le età e anche per i professionisti. Chi vuole fare scalate o altro c'è anche quello, se no ci sono tantissimi posti per fare delle passeggiate in zone pianeggianti o impianti di risalita che possono aiutare tutti, quindi funivie, seggiovie, c'è veramente di tutto. Qui stiamo passando verso l'uscita di Canazei, c'è una bellissima funivia che porta al Belvedere, vedete funivia Belvedere che vi sto guardando adesso. C'è anche un bellissimo trenino che alla sera di giorno vi fa fare il giro del paese. Se è la prima volta che venite, magari avete i bambini e volete fare qualcosa un po' di diverso, c'è un po' di tutto. Guardate qua, siamo in mezzo al verde, strade curatissime, guardate che asfalto, perfetto, complimenti al Trentino Alto Adige. Io arrivo da Lombardia, ci fossero le strade così belle in Lombardia, forse le regioni autonome qualcosa servono, qualcuno si spaventa, qualcuno no, vabbè, qualcosa sicuramente portano. Oppure siamo noi che nonostante abbiamo i soldi dobbiamo imparare, perché qua è tutto perfetto, tutto in ordine. Tra l'altro qua tengono a posto e i rifiuti ragazzi qua li buttano nei cestini come si fa in Germania e in altri posti. Chissà come mai che da noi questa cosa sfugge un pochino di mano. Ma torniamo alle cose belle, guardate che belle le montagne, il panorama, tutto un super clima. Io ho tetto breve in macchina, adesso iniziamo a salire pian piano su questi tornanti e andremo a vedere come prima cosa le cascate. Allora, la gita è un po' per tutti, va bene che per i bambini, vedete ci sono bambini, persone di tutte le età. Passiamo sotto il primo tronco della funivia del Belvedere e siamo sempre a Canazei, già stiamo uscendo dal paese. Allora, tutto verde, tutto bello, tutto a posto, vedete, veramente bello. Ripeto, sul canale trovate tante bellissime video di varie gite, anche al Corrodella che consiglio, potete andare a vedere Frederick piuttosto che il Pertini, trovate un bellissimo video per vedere tutta la gita. Ecco che stiamo iniziando a lasciare Canazei, scusate, e ci arrampichiamo su queste bellissime montagne. Iniziamo a fare i primi tornanti ragazzi, qui la strada si arrampica parecchio, saliamo verso il Passo Sella e pian piano vi farò vedere adesso dove dobbiamo andare anche in macchina per arrivare a fare questa gita. Ecco qua il primo tornante, qui si arrampica ragazzi, c'è da mettere la prima e la seconda, se avete cambio automatico mettete in S, perché comunque guardate come si arrampica, con un tornante si sale su parecchio. Allora, come dico sempre, io sono alla guida, mano sul volante, la telecamera sta tenendo la mia compagna, quindi massima sicurezza in auto, importantissimo ragazzi, poche distrazioni, giù il cellulare. Io ho le mani sul volante e non mi distraggo, guardo la strada. Il video viene montato dopo, quando sono a casa con calma. Sto usando un Insta360, spero vi piaccia, e
vi possa portare un po' di montagna anche sui vostri computer e sul vostro cellulare, a seconda di dove state guardando il video. Mi raccomando, come dico sempre, lasciate un bel like ragazzi e iscrivetevi al canale. Eccoci qua al bivio ragazzi, qui dovete seguire verso Selva e Ortisei, quindi girate a sinistra, proseguite avanti ancora un 5 minuti e vi fermate al ristorante Pian Schiavaneis, spero di averlo detto giusto, che trovate avanti 5 minuti sulla destra. Eccolo qua che arrivo insieme a voi, vi faccio vedere, ha un bellissimo parcheggio, lo vedete qui sulla destra. Non è difficile, basta vi prendete qualche appunto, ma se volete chiedete nei commenti, sono disponibile a aiutare tutti, rispondo a tutti. Mi raccomando, la gita è semplice, ripeto, per tutte le età. Ecco qua che iniziamo a fare un pezzettino sul sentiero insieme, come vedete abbastanza pianeggiante, molto larga, si può fare anche con i passeggini, magari un attimino più impegnativa, ma comunque ho visto anche bambini piccoli, perché comunque ripeto andremo a vedere le cascate e poi le super marmotte ragazzi, esatto, quest'anno vi porto le marmotte sul canale. Comunque sul canale ci sono delle bellissime gite al Buffaro, a Gardeccia, andate a vedere la playlist, c'è un bellissimo giro a Canzè che vi fa vedere tutto il paese, a Pozzo di Fassa, Pera, ci sono posti e montagne meravigliose, uniche, guardate che bello, qui siamo sotto il Sella, qui arriviamo avanti sul sentiero e seguite per le cascate, vedete che è indicato abbastanza bene, basta andare con calma e seguire anche i cartelli, niente di difficile, come vedere il sentiero abbastanza pianeggiante, qui è leggermente in salita, ma vi dico roba da 4-5 minuti a esagerare, comunque si può fare veramente in massima tranquillità, non è una gita difficile, non ci sono grosse pendenze da superare, vi posso dire che potete farlo tranquillamente, ma veramente non è una gita complicata, non è una di quelle tipo andare sul Principe o Re Alberto che magari è un pochino più impegnativa del Gardeccia. Allora, ripeto, Val di Fassa, siamo sopra la zona di Canazei e ci stiamo dirigendo verso delle bellissime cascate che trovate dal parcheggio circa a 15 minuti a piedi, vedete. Ci sono persone che vanno, se volete portatevi un bastone, consiglio sempre rispettiamo la montagna, quindi meglio avere degli scarponi da montagna, un bastone, lo zaino con dentro un paio di panini, una bibita fresca che se avete sete potete bere, fermarvi un attimino, fate tutto in tranquillità e arrivate qui, guardate su questo torrente che non c'è tanta acqua luglio e agosto perché comunque è nel periodo in cui diciamo può essere tra virgolette in secca, arriva dall'alto, dal ghiacciaio, comunque in questo momento vedete si può passare facendo chiaramente attenzione da una parte all'altra, ma siamo arrivati a queste meravigliose cascate, guardate qua, non sono enormi ma comunque assolutissimamente quando si arriva sul posto, scusate, ne vale veramente la pena, panorama sicuramente bello. Siamo appena sopra Canazei, ripeto, e andate a vedere qualcosa di diverso. Guardate qua, bello, acqua pulitissima, chiaramente super ghiacciata e ci potete arrivare proprio sotto. Difficoltà veramente bassa. Guardate qua, spero vi possano piacere le immagini, vi regalo con questi video un piccolo assaggio di Val di Fassa. Forza con un like ragazzi, spero vi possa piacere il video. Ripeto, se avete commenti, non riuscite a trovare il posto, avete bisogno di suggerimenti in merito, scrivetemi che rispondo sempre a tutti. Guardate che belle queste cascatine, io dico top, fatemi sapere se ci siete già stati e se vi piacciono. Ma andiamo avanti con il video, direi di sì. Sul suono vedete Viviana che è la mia compagna e cosa stiamo facendo? La nostra gita tranquillità in mezzo alla natura, cosa vogliamo di più? Ma ecco qua dove siamo arrivati ragazzi, che avevo già detto all'inizio, alle super marmotte. Allora qualcuno deve mangiare, ci sono i cartelli di non dare, mi sono trovato qua sul posto e vabbè, qualcuno ne stava andando a mangiare, io sto facendo semplicemente la ripresa. Giusto o sbagliato, bisogna forse, se uno proprio vuol dare da mangiare, dare il cibo giusto, quindi non diamogli tutto quello che abbiamo in casa, ho visto gente che portava le banane, le carote, ancora un po' ti portavano il panino col prosciutto, vabbè, insomma ragazzi, vanno rispettate, fate i video, per fortuna come vedete vengono molto vicini, io mi sono messo lì fermo, dovete avere pazienza a star fermi, perché escono, sono curiose, vengono verso di voi, ho visto bambini che sono lì, sono andati anche molto vicini. Un saluto da Andrea Viviana dalle super marmotte, spero vi sia piaciuto il video, mi raccomando ragazzi lasciate un bel like, ciao a tutti!